Come funzionano le grandi aziende? Perché ci sono diversi livelli dell'organizzazione e soprattutto cosa succede in ognuno di questi livelli? Ciao, io sono Maurizio. Nel mio canale parliamo di carriera, lavoro, mondo corporate e finanza personale. Oggi voglio spiegarvi che cosa succede in una multinazionale o comunque in un'azienda di grande dimensione ai diversi livelli dell'organizzazione. Prendiamo come esempio una società che ha dei siti di produzione sparsi per il mondo, qualunque sia la tipologia di azienda, che sia settore automotive, farmaceutico o altro tipo di manifatturiero, molto probabilmente ci saranno determinate strutture che operano su degli obiettivi diversi a diversi livelli. Cercherò di schematizzare un attimo per darvi un'idea di che cosa succede e quindi anche di che cosa ci si può aspettare a livello di carriere e opportunità lavorative nei diversi livelli. Faccio un esempio specifico di uno dei servizi che viene distribuito, per esempio dal singolo sito fino al livello global, che può essere quello del facility management. È un settore nel quale ho abbastanza esperienza. Per chi non lo conoscesse, il facility management rappresenta l'insieme dei servizi che vengono forniti agli immobili per permetterne l'operatività. Ovviamente il tipo di servizi varia a seconda della tipologia anche di immobili. Il facility management, nel caso di puri uffici, riguarda per esempio la parte security, la parte energia, space management, pulizie, gestione degli accessi, layout, organizzazione degli spazi, più tutta quanta la parte di real estate. Il real estate per esempio può riguardare accorpare diverse sedi, estensioni, modifiche dei contratti e via scorrendo. Vediamo cosa succede ai diversi livelli. Se per esempio mi occupo di facility management all'interno di un sito di produzione, io quello che vedrò sarà ogni anno un budget e delle cose da fare. Quindi a livello quello che viene chiamato OPEX e CAPEX, spese operative e spese di capitale, cioè investimenti. Per esempio, nel mio sito io devo gestire il budget operativo dove ho tutti quanti i costi di manutenzione, gestione di fornitori esterni, spese per quanto riguarda la sostituzione di parti, spare parts e via discorrendo, e poi ovviamente anche i costi del personale interno. Quando parliamo invece della parte CAPEX stiamo parlando di investimenti, quindi devo fare l'ammodernamento di un'area di un ufficio, devo fare delle ristrutturazioni, degli adeguamenti per la parte normativa, antincendio, health and safety, qualunque cosa. Però fondamentalmente il concetto qual è? Io ho un perimetro estremamente preciso a livello di risorse finanziarie e personale a disposizione e devo assicurarmi durante l'anno di fornire il servizio ai miei clienti. In questo caso parliamo di clienti interni, quindi sono le persone che lavorano nell'ufficio, che lavorano nel sito di produzione, quelli che hanno bisogno dell'energia, che hanno bisogno degli spazi e via discorrendo. Quindi io devo fornire all'interno di questo budget, nei tempi e nella qualità del servizio, tutto quello che è necessario per permetterne l'operatività. E quindi sto vedendo un singolo sito. Facciamo il caso che invece io sia responsabile di un'intera nazione. Magari ho 5 siti all'interno di questa nazione, quindi quello che vedrò non sarà semplicemente la somma dei 5 budget, la somma delle 5 liste di progetti, attività, ma vedrò le prime dinamiche di interazione tra i vari siti. Questo è il primo passaggio, no? Inizio a ragionare invece che a livello di sito, a livello di nazione. Quindi sarò responsabile del budget per l'intera nazione, suddiviso per i vari siti. Ovviamente, siccome le aziende sono entità molto dinamiche e molto vive, questo non è qualcosa di cristallizzato una volta per sempre durante l'anno. Per cui che cosa può succedere? Che all'interno dell'anno ci siano dei momenti in cui in un sito c'è la necessità di una spesa aggiuntiva, perché magari un progetto sta arrivando lungo come costi, oppure c'è stata un'emergenza, qualcosa di imprevisto, o per qualunque motivo a un certo punto io dovrò iniziare a lavorare, a fare dei trade-off tra i vari siti e dovrò rigestire, rimodulare le risorse. Ricordatevi, risorse si parla sempre di tempo, denaro e personale. Come vedete, la tipologia di problemi che una persona gestisce quando ha più siti è diversa da quella di chi gestisce soltanto un sito. Non è necessariamente meglio o più figo, è semplicemente il navigare a un livello diverso di decisioni. Quindi magari io mi trovo a dover decidere quale progetto non
far partire in un sito perché c'è una priorità su un altro sito e quindi devo rimodulare le risorse. Adesso trasferiamo questo discorso a un gradino più in alto, a livello europeo. Gestisco diverse nazioni, quindi sempre una dinamica di interazioni tra le varie nazioni. Il mio perimetro di azione è più ampio, quindi devo gestire progetti, risorse e servizi che devono essere forniti ai clienti interni e esterni su più nazioni, e qui iniziano anche delle dinamiche più complesse, perché per esempio diverse nazioni possono avere degli input diversi, quindi magari una nazione può essere in un periodo di inflazione di un certo tipo, oppure l'economia sta crescendo per cui il mercato in quella nazione richiede degli altri investimenti che magari entrano in conflitto con quelli di un'altra nazione. Insomma, più è ampio il perimetro di cui sono responsabile, maggiore è il numero di fattori che possono influenzare l'operatività e il processo decisionale. Quando inizio a vedere più siti e più nazioni, automaticamente inizio anche a vedere delle dinamiche di competizione, se vogliamo, no? Anche se all'interno della stessa azienda ci sarà un certo budget, per esempio per gli investimenti, ogni sito ha la sua lista di progetti che vorrebbe implementare. Alcuni sono progetti quelli in mandatory, quindi sono quelli che si devono fare, per esempio quelli relativi alla sicurezza, l'adeguamento antincendio o per priorità di business alte. Per quelli non si discute, tipicamente vengono approvati, ma c'è una grande parte di richieste per le quali ci sono delle dinamiche di competizione. Allora che succede? Quando sei in una posizione che deve gestire più nazioni, una lista molto più grande, devi entrare in quella che è la fase decisionale del dove ci sarà il progetto, dove deve essere rimandato, o addirittura queste cose ne possono cambiare nel tempo, per cui magari ci può essere una nazione dove sono stati approvati, o un sito dove sono stati approvati determinati progetti che devono iniziare nel Q3, quindi il terzo quarto dell'anno, quindi da settembre in poi, e può capitare che alcune cose, per esempio dei progetti che erano stati già approvati, vengono sospesi o cancellati perché è cambiata la scala delle priorità. E allora iniziate a pensare com'è diverso il punto di vista. Io sono in un sito e vedo soltanto che mi hanno tagliato il budget e quindi, diciamo, mi arrabbio verso quelli che nel team europeo hanno fatto questa cosa. Nel team europeo ovviamente vedo delle dinamiche completamente diverse, perché ho un quadro d'insieme molto più ampio e quindi vedo quello che succede e so qual è il motivo per cui o quali sono i sacrifici che si devono fare in una direzione o nell'altra. Ovviamente tutto questo viene condiviso anche con le persone nei siti, però immaginate che comunque posso creare un problema nell'operatività di un sito. Più è ampio il campo d'azione, più sono i fattori che influenzano. Quindi se ho una funzione globale, automaticamente ho nazioni con monete diverse, quindi ci possono essere delle dinamiche nella valutazione del budget e delle spese che sono guidate per esempio dall'inflazione diverse. Immaginate soltanto quello che sta succedendo con l'iperinflazione in questo periodo in Turchia, oppure possono esserci dinamiche di diverso mercato dell'energia a seconda delle nazioni. Anche queste sono cose molto attuali. Quindi spostandosi a livello global per le aziende che hanno una presenza global, automaticamente devo far interagire diversi fattori. Secondo me è un aspetto molto interessante e per esempio per come sono io, questa tipologia di lavoro, cioè lavorare su ambiente multinazionale e occuparmi di progetti su più siti in diverse nazioni e anche continenti, è molto interessante. Ho avuto esperienza sia nella gestione del singolo sito che gestione di 2 nazioni e poi a livello global. Tutte hanno degli aspetti molto interessanti. Ovviamente i challenge sono diversi, il potere decisionale è diverso, ma anche la libertà, se vogliamo, è diversa. Però sono degli aspetti che a mio avviso sono interessanti, soprattutto quando si deve pensare a pianificare o a disegnare una certa traiettoria di carriera per il futuro. Quindi, ricapitolando, dal sito dove ho il mio budget, le cose che devo fare, il mio perimetro operativo, dove ho tutta quanta la libertà, una volta che ho il blessing, cioè l'autorizzazione per quel budget e quelle risorse, posso fare tutto quello che voglio all'interno ovviamente delle regole aziendali per fornire il servizio ai miei clienti interni, fino al livello global dove perdi il controllo della singola spesa ma operi su quella che è proprio la strategia aziendale. Poi ci sono delle implicazioni molto interessanti
interessanti che approfondirò in un altro video, per esempio non tanto sull'operatività e la gestione delle risorse, ma proprio sulla tipologia di contratti da utilizzare, contratti site specific oppure contratti globali, i pro e i contro. Però è veramente un mondo molto interessante e questo ve lo spiego soprattutto perché quando approcciate un'azienda pensate che tutti questi sono diversi punti di ingresso potenziali per la carriera, quindi non c'è soltanto entrare in base al mio titolo di studio, al mio interesse specifico in un sito, ma magari si può iniziare a cercare anche delle posizioni sempre junior, però nei team per esempio strategici europei o globali. Spero questo tipo di video siano interessanti, fatemi sapere nei commenti se avete delle domande specifiche. Grazie e ci risentiamo al prossimo video.